Buongiorno a tutti, sono Angelo Rossiello e l'amministratore delegato della Helios Lamp. Oggi vogliamo presentare la Neptune, l'ultima nata tra le nostre lampade, che è già stato un successo clamoroso anche se non l'abbiamo ancora presentata. Allora, la prima cosa che ci chiedono i clienti è che differenza c'è tra la Neptune, la Pluto e la Saturn. Allora, dal punto di vista tecnologico, la Neptune rispetto alla Pluto ha qualche lunghezza d'onda in più sui LED, che può essere utile per gli occhi, per lavorare sugli occhi. Ha un chip on board molto più potente di 288 watt piuttosto che quello della Pluto di 200 watt, e quindi è la lampada che ha un chip on board più potente che abbiamo, perché anche la Saturn i chip on board sono da 200 watt esattamente come la Pluto, soltanto hanno i cristalli tromboconici e quindi convogliano il fascio in maniera molto più stretta a 30 gradi, e quindi si può assimilare quasi al laser. Inoltre la Neptune rispetto alla Pluto ha una funzione che per noi ormai abbiamo fatto un cavallo di battaglia per quanto riguarda la Helios Lamp, la luce pulsata, che adesso dopo vi faremo vedere come si attiva. Mentre vedete le grandezze sono queste, tenete presente che la Saturn è alta 1 metro, quindi queste sono le proporzioni. Inoltre la Neptune ha una base che potete vedere, oltretutto basculante, quindi la potete regolare come vi pare. Quindi se per esempio volete stare in piedi come me, potete bascularla così e farla in viso, oppure abbassarla e farla sullo stomaco, ok? Per il microfono. È semplicissima da usare. Le lunghezze d'onda delle Neptune sono 5, ce le ricorda Alessio. Allora, abbiamo 630 nanometri luce rossa, 670 nanometri sempre luce rossa, 810 nanometri near infrared, 830 nanometri e 850 nanometri sempre near infrared. Il chip on board ha le tre lunghezze d'onda fondamentali: 670, 830 e 850 nanometri, che sono quelle più biologicamente attive, ed è il cuore pulsante del dispositivo, adiuvato però dai LED periferici, a cui abbiamo aggiunto anche i 630 e l'810 nanometri per dare ancora un ulteriore booster all'efficacia del dispositivo. Un'ultima cosa molto importante è che, dato che la Saturn è 1 metro, non riesce a fare tutto il corpo, a meno che non vi mettiate a 1 metro di distanza, quindi in quel caso riesce a fare tutto il corpo, ma dovete stare molto tempo esposti alla luce della lampada e comunque non riesce a penetrare in profondità a quella distanza. La Neptune abbiamo pensato di farla modulabile con la Saturn, quindi la Neptune può essere messa sopra la Saturn o viceversa, e quindi formare un pannello praticamente ad altezza uomo, per cui diciamo Neptune più Saturn diventa un pannello di circa 1,5 metri. Ok, adesso vi facciamo vedere come funziona la luce pulsata. Ecco qua il pannello, si accende, la prima cosa si imposta che tipo di luce pulsata si vuole. Si tiene premuto su questo pulsantino con tutti i zig e zag, ha 5 frequenze, lunghezze d'onda selezionabili, dal 10, 20, 30, 40 e 50. Facciamo il 10, poi si accende il cob, quindi il LED centrale, si accendono i LED periferici e poi per avviare la pulsazione basta cliccare su quest'altro display, quindi la freccia in basso e la freccia in alto si regola il tempo. Normalmente per trattamenti ravvicinati noi consigliamo, quindi 15 cm, consigliamo massimo 4 minuti, sono sufficienti, perché queste sono le lampade più potenti esistenti al mondo, non in Italia, al mondo, per cui hanno un'irradianza spaventosa. Per quanto riguarda invece distanze, la distanza più ci si allontana e più chiaramente bisogna aumentare i tempi di trattamento. Poi c'è il video con la nostra modella che vi spiega tutti i tipi di trattamento. Adesso Alessio ci spiega a cosa serve la luce pulsata e come scegliere il 10 Hz piuttosto che il 20, piuttosto che il 30, piuttosto che il 40 o piuttosto che il 50.
La nostra azienda è fiera di essere stata la prima al mondo ad aver introdotto ben 5 frequenze di luce pulsata. Alcune aziende concorrenti hanno adottato questa tecnologia, però con la sola pulsazione di 10 Hz. Noi abbiamo introdotto ben 5 frequenze di pulsazione: 10, 20, 30, 40 e 50 Hz. E adesso vediamo a cosa servono. Innanzitutto la luce pulsata serve a penetrare più in profondità nei tessuti e provoca un minore riscaldamento, e quindi si può andare a lavorare sugli effetti biologici non termici delle lunghezze d'onda che andiamo ad utilizzare. In secondo luogo, cosa molto importante, la luce pulsata ha una profondità di penetrazione molto più importante rispetto alla luce continua, in quanto va a sintonizzarsi tramite interazioni risonanti con vari processi fisiologici, ed è per questo che siamo andati a selezionare diverse frequenze, in quanto vogliamo andare a stimolare diversi processi del corpo. Ad esempio, il 10 Hz va a stimolare l'attività alfa. Ricordiamo che l'attività cerebrale, quindi le onde elettromagnetiche che vengono emesse dal cervello, non riguardano solo una funzione locale, ma anche una funzione sistemica, perché il cervello, l'attività cerebrale, va a sincronizzare tutti i processi fisiologici del corpo. Quando noi andiamo a utilizzare una frequenza di 10 Hz di pulsazione, andiamo ad agire sulla stimolazione del qui ed ora. Noi siamo presenti nel momento, siamo rilassati, abbiamo un'ottima capacità analitica e andiamo a stimolare la rigenerazione dei tessuti. Entriamo nella modalità di detossificazione del corpo, entriamo in una modalità nel presente a livello cerebrale, ma anche nella rigenerazione dei tessuti a livello globale, a livello sistemico. Aumentando le frequenze di pulsazione andiamo ad aumentare anche la penetrazione all'interno dei tessuti ed andiamo a stimolare, a dare un effetto energizzante al corpo. Ad esempio, le frequenze 20 e 30 Hz vanno a stimolare la vigilanza. Quindi noi, quando andiamo ad utilizzare questi tipi di trattamento, andiamo a predisporre il corpo per un task, una performance. Ad esempio, abbiamo un esame, abbiamo un meeting importante lavorativo, quindi andiamo a stimolare il nostro corpo a compiere una performance, un certo tipo di task, a essere vigili e a stimolare l'elaborazione cognitiva. Attenzione però a non utilizzare questo tipo di frequenze la sera tardi, perché potrebbe andare ad inficiare il sonno. Le ultime due frequenze, 40 e 50 Hz, che vanno a stimolare l'attività gamma, sono delle vere e proprie bombe per andare a stimolare una performance atletica a livello fisico e a livello cognitivo. Quindi quando la andiamo a utilizzare? Prima di una prestazione sportiva, prima di allenarci, sia un allenamento in palestra con i pesi, sia un allenamento di endurance o anche una gara. Oppure abbiamo una performance da compiere, una performance cognitiva importantissima. Oppure dobbiamo andare a trattare una malattia degenerativa, neurodegenerativa soprattutto, come può essere Parkinson o Alzheimer. Oppure siamo dei fisioterapisti, o siamo dei semplici appassionati, o siamo delle persone che hanno dei dolori radicati, delle contratture, dei dolori articolari vecchi. Ad esempio, persone lamentano: ho un dolore articolare, ho una contrattura da tempo. Allora, per andare a stimolare, per andare un boost energetico a lavorare su questa problematica che è radicata da tempo, andiamo a utilizzare una frequenza di 40 e 50 Hz, e poi mano a mano che si va a risolvere il processo infiammatorio, possiamo diminuire la frequenza. Quindi ogni frequenza, come spiegato anche poi nel manuale e nei file che leghiamo e forniamo ai clienti, va a stimolare un processo sia a livello cognitivo, a livello mentale, ma anche a livello fisiologico importante, e ci vantiamo, siamo fieri di essere la prima azienda al mondo ad utilizzare ben 5 frequenze di pulsazione. Poiché la lampada fa anche la luce continua,
Alessio adesso ci spiega perché quando usare la luce pulsata, già l'ha spiegato a cosa serve la luce pulsata, però adesso ci spiega quando usare la luce pulsata e quando usare la luce continua. Allora, abbiamo visto che la luce pulsata è fondamentale perché ha una maggior penetrazione e si instaura delle interazioni risonanti con le biomolecole. Però, d'altro canto, la luce continua, a parità di tempo di trattamento, offre un dosaggio maggiore. Quindi il dosaggio totale che io vado a fare, a parità di tempo di trattamento, è maggiore con la luce continua. E quindi il consiglio è quello di alternare luce continua e luce pulsata per avere il meglio dei due mondi, per beneficiare di entrambe le peculiarità e quello che ci viene offerto da entrambe le tecnologie. La luce continua va ad agire un po' più in superficie, quindi ad esempio per problemi articolari superficiali è sufficiente utilizzare luce continua, anche perché mi dà, come dicevamo, un maggior dosaggio luminoso. Invece per andare a trattare tessuti in profondità, quindi organi, si parla di muscoli in profondità, si parla di ossa, si parla di tutte quelle articolazioni che sono situate in zone più profonde, vado ad utilizzare la luce pulsata. Il consiglio comunque è di alternare sia la luce continua e la luce pulsata, ma anche le varie frequenze di pulsazione per dare un ampio array di stimoli possibili al corpo.